Salve, siamo quelli di Gaze, stiamo provando a divulgare prima, sperimentare poi tutto ciò che è legato al mondo fantastico dell'ipnologia e della fascinazione, che poi è una parte diversa, meccanicamente diversa dell'ipnologia. Inizio leggendo un passo. Questo passo si intitola Gesù Taumaturgo e è scritto da Morton Smith. Morton Smith è uno dei più grandi storici evangelici che parla di Gesù studiando la vita dai documenti dell'epoca, quindi fuori da ogni contesto religioso. Ovunque egli andasse, in una casa privata, una sala, una strada, la piazza di un villaggio, si radunava una grande folla. Questi assembramenti erano provocati dalla forza della sua predicazione e del suo esempio, ma anche dal fatto che egli era preceduto e circondato dalla fama di potente guaritore, dotato della capacità di sanare varie malattie e scacciare i demoni, sintomatologia sotto la quale si nascondevano vari disturbi nervosi e psichiatrici. Perché ho letto questo passo che riguarda, scritto da uno storico, da uno scienziato, che riguarda Gesù? Perché nella letteratura tecnica che parla delle possibilità legate alla trance, all'ipnosi, uno dei più grandi ipnotisti di tutti i tempi, anche se sembra blasfemia, probabilmente è proprio Gesù. Molti dei virgolette miracoli, quindi prodigi, che riusciva a fare erano legati alla trance che si innescava negli interlocutori proprio perché lui era circondato da questa fama di guaritore. Questo è per dire che Gaze, l'ipnosi, l'ipnologia, è semplicemente la trattazione di uno stato particolare, di uno stato potente, di uno stato naturalissimo dell'uomo. Nasciamo con il famoso cervello inutilizzato per larga parte e molte delle prerogative di questo cervello, molte di queste possibilità sono proprio legate alla condizione di trance, che tradotto potrebbe essere semplicemente un stato di coscienza alterato. Abbiamo visto nell'incontro, nel video precedente, come nei vari secoli ci siano state interpretazioni diverse per la stessa fenomenologia, che comunque viene utilizzata e a livelli importantissimi fin dagli egizi, gli egizi, i romani e via andare, quando nelle guerre, comprese le guerre mondiali, al fronte non esistevano farmaci per curare le ferite o per bloccare le emorragie, si ricorreva a tecniche di ipnosi, a tecniche di trance, perché in quello stato l'emorragia si blocca. Questi piccoli prodigi sono legati alla possibilità dell'uomo di utilizzare risorse uniche, forti e probabilmente infinite. Abbiamo visto che nel Settecento queste risorse venivano ascritte ad un magnetismo animale, quindi a un fluido che circolava nell'uomo e si trasmetteva da un uomo ad un altro. Abbiamo visto che nell'Ottocento la stessa fenomenologia veniva invece ascritta alla stanchezza oculare, quindi nella stanchezza oculare l'uomo entrava in una condizione di stato di coscienza alterata. Abbiamo visto che nel Novecento invece iniziano a svilupparsi tutta una serie di studi che cominciano a parlare di una dicotomia tra una parte interna e una parte esterna dell'uomo, il subconscio e la coscienza.
E abbiamo visto che vediamo che nel XXI secolo invece si inizia a parlare di uno stato talmente naturale in cui non c'è più neppure la necessità di definirlo. Non è un fluido, non è qualcosa che si innesca con la stanchezza, non è qualcosa che richiede l'obnubilazione della coscienza, ma è semplicemente uno stato particolare del vivere. In una conversazione incontrate l'ipnosi, in una conversazione è possibile entrare in trance senza accorgersene. L'influenza maggiore nel XX e nel XXI secolo è comunque quella data da Milton Erickson, uno psichiatra americano, il quale inizia a sdoganare l'ipnosi, l'ipnologia e tutte le fenomenologie legate allo stato di coscienza alterata, iniziano a sdoganare la materia, non differenziandola più in clinica e motivazionale, cioè non è più una materia per medici, perché secondo il più grande innovatore dell'ipnologia, e cioè lo psichiatra Erickson, è talmente connaturato con la vita che è come se uno pretendesse di insegnare il respiro. Si nasce e si respira. La tecnica è già nella vita. La parte più interessante di tutti della nostra piccola divulgazione è proprio questa, e cioè inizieremo, quando i numeri ce lo consentiranno, inizieremo a spiegare, dimostrandolo addirittura, la differenza tra l'ipnosi antica e quella moderna, cioè quella che ha bisogno di un'induzione, e cioè di una tecnica, e quella che invece è connaturata alla vita, è fusa nei comportamenti e nelle sfumature del comportamento. Quindi si passa da uno stato all'altro semplicemente cambiando il tono della voce, ma dove il tono della voce non è cambiato volutamente o coscientemente, ma il tono della voce cambia proprio perché in quel momento è necessario entrare in una condizione di potenza superiore. La trance di cui parleremo è potenza superiore. Abbiamo persino la possibilità, la voglia, la motivazione per provare a dimostrare tramite piccoli incontri come questo, piccoli, semplici, semplicistici se volete, come un tono della voce che cambia può influire nell'osservatore del video, e lo fa a livello benefico, perché una delle cose più importanti da dire e con cui ci salutiamo oggi è questa: lo stato di coscienza alterata, la trance, tutto ciò che attiene all'ipnologia nella sua forma naturale e potente, è utilizzabile solo a fin di bene, cioè l'interlocutore, cioè il fruitore della trance utilizzerà quella condizione solo per modificare in meglio qualsiasi tipologia di stato, di condizione o di modalità di azione o pensiero. È come se venisse messa a disposizione una risorsa e l'interlocutore decidesse se utilizzarla o meno. Nel caso lo faccia, sarà solamente e assolutamente perché ne ha un bisogno. Vi saluto tutti, vi ringrazio e al prossimo video.